Lezione 1. Definizione degli obiettivi. Mossa intelligente. Hai una tempistica per raggiungere i tuoi obiettivi? Sì, ho fissato alcune pietre miliari per mantenermi sulla buona strada. È eccellente. Scomporre lo rende più gestibile. Esattamente. Mi aiuta a rimanere motivato e concentrato. Qual è il tuo primo traguardo? Ho intenzione di completare la mia ricerca entro la fine del mese prossimo. È un piano solido. Ti dà abbastanza tempo per raccogliere informazioni. Sì, e poi posso iniziare a realizzare le mie idee. Sono entusiasta di vedere come si svolgerà tutto per te. Lezione 2. Scelte alimentari. Ci sono tanti cibi tra cui scegliere nella mia città, soprattutto nei ristoranti italiani. Sembra meraviglioso. La cucina italiana è una delle mie preferite. Anche il mio. Le opzioni di pasta e pizza sono infinite. Sì, e non dimentichiamoci dei deliziosi dessert. Assolutamente. Un buon tiramisù può rendere speciale ogni pasto. Hai un ristorante italiano preferito da consigliare? Sì, c'è un posticino affascinante in centro con recensioni fantastiche. Mi piacerebbe provarlo. Organizziamo presto una cena lì. Perfetto. Non vedo l'ora di concedermi alcuni autentici piatti italiani. Lezione 3. Chirurgia di Thornhill. Thornhill, appena a nord di Toronto, è una zona piuttosto notevole. Assolutamente. È noto per le sue strutture mediche avanzate. Sì, e oggi tutti gli interventi chirurgici vengono eseguiti lì, il che è impressionante. Giusto. Hanno alcuni dei migliori specialisti della regione. È confortante sapere che sono disponibili cure di alta qualità. Decisamente. Le persone si sentono più sicure sapendo di avere accesso a tali servizi. E i progressi tecnologici sono notevoli. Sì, stabilisce davvero uno standard per l'assistenza sanitaria nella zona. Sono felice di vedere Thornhill diventare un centro di eccellenza medica. Lezione 4. Preparazione al viaggio. Gli hotel possono essere imprevedibili, ma è meglio essere preparati. Sono completamente d'accordo. Avere un piano è essenziale per qualsiasi viaggio. Sì, ci garantisce un posto dove stare quando arriviamo. Inoltre, può salvarci dallo stress e dai problemi dell'ultimo minuto. Sono felice che abbiamo un piano in atto, rende tutto più semplice. Assolutamente. E ci dà più tempo per goderci la vacanza. Ricontrolliamo le nostre prenotazioni prima di partire. Buona idea. Voglio assicurarmi che tutto sia confermato. Con un piano solido, possiamo rilassarci e divertirci. Lezione 5. Tradizioni care. È bello avere tradizioni che creano ricordi duraturi. Assolutamente. Le tradizioni personalizzate rendono speciale ogni celebrazione. Sì, ci collegano davvero alle nostre esperienze e ai nostri cari. Ho a cuore le nostre tradizioni familiari durante le vacanze. Ci uniscono. Anche io. Ricordi il raduno dell'anno scorso? È stato indimenticabile.
Sì, le risate e le storie condivise attorno al tavolo erano impagabili. Ogni anno quei momenti diventano più significativi, non è vero? Decisamente. È come aggiungere capitoli alla storia della nostra vita. Continuiamo a creare quei ricordi, arricchiscono la nostra vita. Lezione 6. Navigare tra le correnti. Veniva spinta fuori rotta dalle correnti, il che rendeva il tutto impegnativo. Sembra difficile. Le acque erano agitate durante il suo viaggio? Sì, anche se il percorso diretto era di sole 32 miglia, sembrava molto più lungo. Posso immaginare. Navigare in acque imprevedibili deve essere duro. Assolutamente. Rimanere concentrati è fondamentale in tali condizioni. Aveva qualche strategia per aiutarla a rimanere in pista? Sì, ha dovuto modificare spesso la rotta per contrastare la corrente. Sembra estenuante. Richiede molta determinazione. Lo fa davvero, la perseveranza è fondamentale per superare gli ostacoli. Lezione 7. Le migliori offerte. Ho pensato di iniziare la mia ricerca sulle migliori offerte. Sembra una mossa intelligente. Che tipo di offerte stai cercando? Mi interessano principalmente sconti sui viaggi e magari qualche gadget tecnologico. Questi possono davvero aumentare se trovi le offerte giuste. Hai controllato online? Sì, ho trovato alcuni siti web che confrontano i prezzi, ma devo scavare più a fondo. Ne vale sicuramente la pena. Alcuni siti hanno anche avvisi di cali di prezzo. È un'ottima idea. Potrei risparmiare molto se aspetto il momento giusto. Esattamente. Inoltre, alcuni negozi offrono vendite esclusive per i membri. Dovrei prendere in considerazione l'idea di iscrivermi a quegli abbonamenti, allora. Lezione 8. Centri commerciali in estate. Hai notato quanto sono affollati i centri commerciali durante l'estate? Assolutamente. È come se tutti cercassero rifugio dal caldo in casa. Giusto. L'aria condizionata è un vero sollievo quando fuori fa molto caldo. Inoltre, ci sono tantissime attività da svolgere all'interno dei centri commerciali. Esattamente. Dallo shopping al pranzo, è una fuga completa. E a volte organizzano anche eventi o spettacoli che attirano più persone. È vero. Fa sì che lo shopping sembri una gita divertente. Adoro quell'atmosfera, è vibrante e pieno di energia. Decisamente. È un ottimo modo per trascorrere una calda giornata estiva. Lezione 9. Shopping al centro commerciale. Vuoi andare a fare shopping? Andiamo al centro commerciale. Sembra fantastico. Devo prendere un paio di cose. Hanno così tanti negozi che è facile perdersi tra tutte le opzioni. È vero, ma è sempre emozionante esplorare nuovi negozi. Inoltre, ho sentito che ci saranno degli ottimi saldi questo fine settimana. Tempismo perfetto. Adoro fare buoni affari quando faccio acquisti. Anche io. Facciamo un elenco per non dimenticare nulla. Buona idea. In questo modo possiamo concentrarci e non perdere tempo vagando. Concordato. Prendiamo prima un caffè per alimentare la nostra spesa sfrenata.
Lezione 10. La vita vicino all'oceano. Sapevi che milioni di persone in Australia vivono vicino all'oceano? Sì, è affascinante. Lo stile di vita da spiaggia sembra così attraente. Esattamente. Offre uno stile di vita unico che molti sognano. E la bellezza naturale è mozzafiato. Le spiagge sono un vero tesoro. Lo sono davvero. Inoltre, vivere vicino all'oceano può essere rilassante. Immagino che il suono delle onde sia rilassante e bellissimo. Decisamente. È una fuga perfetta dal trambusto. E ci sono così tante attività da praticare, come il surf e il nuoto. Esattamente. È uno stile di vita pieno di avventure e relax. Lezione 11. La casa di mattoni rossi. La parte superiore di quella casa è fatta di mattoni rossi, vero? Sì, risalta magnificamente contro gli alberi verdi. Adoro il modo in cui il mattone rosso gli conferisce un aspetto classico. Lo fa davvero, e il camino si abbina perfettamente. Aggiunge carattere alla casa, rendendola accogliente e invitante. Posso immaginare di sedermi accanto al caminetto durante le notti invernali. Sembra adorabile. Il calore di un camino in mattoni è confortante. Assolutamente. Le case in mattoni hanno un fascino che manca a molte case moderne. Esattamente. C'è qualcosa di senza tempo nel loro design. Lezione 12. La nuova guida. Lavoro qui solo da 3 settimane ormai ed è stata una vera avventura. Sembra eccitante. Cosa fai? Sono una guida turistica e racconto alla gente l'affascinante storia di questo luogo. Deve essere gratificante. Qual è il fatto più interessante che condividi? Adoro raccontare ai visitatori le gemme nascoste che molti trascurano. È davvero fantastico. Hai avuto esperienze memorabili? Assolutamente. Proprio la settimana scorsa, una famiglia era così coinvolta da fare dozzine di domande. È fantastico quando le persone mostrano quel livello di interesse. Cosa hanno chiesto? Erano curiosi delle leggende e delle storie locali che circondano i punti di riferimento. Lezione 13. La strategia. Hai sentito della battaglia aperta che ha avuto luogo di recente? L'ho fatto, ma mi risulta che qualcuno abbia invece deciso di aspettare per avere un vantaggio. Sì, ha mandato prima l'uomo di frontiera Jim Bowie a esplorare la zona. È una mossa intelligente. Conoscere il terreno può davvero cambiare il risultato. Esattamente. L'esperienza di Bowie lo ha reso la scelta perfetta per quella missione. Cosa pensi che abbia scoperto là fuori? Immagino che abbia raccolto preziose informazioni sulle posizioni del nemico. Ciò potrebbe dare loro un vantaggio significativo nella battaglia. È tutta una questione di strategia, no? A volte la pazienza è l'approccio migliore. Lezione 14. Il dilemma. Sono diviso tra perseguire la mia passione e trovare stabilità finanziaria. È una situazione difficile in cui trovarsi. Di cosa sei appassionato? Amo l'arte e voglio creare a tempo pieno, ma i conti si accumulano. Hai considerato di trovare un equilibrio tra i due?
Sì, ma è difficile dedicare tempo a entrambi. Forse iniziare in piccolo con la tua arte potrebbe aiutarti ad alleviare la pressione. Sembra un piano. Potrei fare commissioni mantenendo il mio lavoro. Esattamente. È un modo per coltivare la tua passione senza perdere la sicurezza. Mi piace l'idea. Potrebbe anche aiutare a costruire una base di clienti. Lezione 15. Le cascate. Sapevi che la maggior parte dei turisti soggiorna sul lato canadese delle cascate? Veramente? Cosa lo rende così popolare? Bene, ci sono 2 cascate e la vista dal Canada è semplicemente mozzafiato. Ha senso? Pensi che valga la pena visitarlo? Assolutamente. L'esperienza è indimenticabile, soprattutto di notte con le luci. Posso immaginare quanto deve essere bello. Cos'altro c'è da fare? Ci sono molte attrazioni, dalle gite in barca ai sentieri escursionistici nelle vicinanze. Sembra una giornata piena di avventure. Ci sono buoni ristoranti? Sì, ce ne sono diversi con viste fantastiche da godersi mentre si cena. Lezione 16. La lingua. Dalle lingue dei popoli dell'Africa e dell'Asia, l'inglese ha preso molto in prestito. È affascinante quanto sia diventata diversificata la nostra lingua. Assolutamente. Molte parole che usiamo quotidianamente hanno radici in altre culture. Riflette davvero la storia del commercio e dell'interazione, non è vero? Di sicuro. Mostra come la lingua si evolve attraverso il contatto con gli altri. Adoro conoscere l'origine delle parole. Quali ti sorprendono? Parole come safari e ite hanno uno sfondo così ricco. È incredibile come una semplice parola possa portare tanta storia. E rende l'apprendimento dell'inglese più interessante per tutti. Lezione 17. La colazione. La colazione sana sembra un'ottima routine. Ci proverò. È un'idea fantastica. Cosa pensi di fare? Sto pensando alla farina d'avena con frutta e noci. Sembra delizioso e nutriente. Hai un frutto preferito? Adoro le banane e i frutti di bosco. Aggiungono una bella dolcezza. Sono ottime scelte. Sono anche ricchi di vitamine. Esattamente. Sento che iniziare la giornata con energia mi aiuterà. Fa sicuramente la differenza nel modo in cui ti senti durante il giorno. Non vedo l'ora di vedere come cambierà le mie mattine. Lezione 18. La chitarra. Capisco perfettamente il tuo amore per la musica. Godetevi la musica e continuate a strimpellare le corde della chitarra. Grazie. Suonare la chitarra è un'esperienza davvero gioiosa per me. Lo vedo. Giochi spesso? Cerco di esercitarmi ogni giorno, anche se solo per un po'. Questa è la chiave per migliorare, no? La coerenza è importante. Assolutamente. Ogni sessione di pratica mi avvicina ai miei obiettivi. Che tipo di musica ti piace suonare di più? Adoro la musica folk, ha un'atmosfera così calda e invitante. Questo è bello.
Ascoltare la musica può davvero connetterti agli altri. Lezione 19. La ricerca. È stato molto controverso durante i successivi 20 anni. Darwin continuò la sua ricerca scientifica e Quali sono stati alcuni degli argomenti principali su cui si è concentrato? era profondamente interessato all'evoluzione e alla selezione naturale. Questa è una parte fondamentale della biologia. Come hanno reagito le persone? Molti erano scettici, soprattutto coloro che avevano forti convinzioni religiose. Posso immaginare. Mettere in discussione le opinioni consolidate può portare a reazioni negative. Sì, ma le teorie di Darwin hanno suscitato importanti discussioni nella scienza. È affascinante come una persona possa influenzare così tanti campi. Assolutamente. Il suo lavoro gettò le basi per la biologia moderna. Lezione 20. La fiducia. La timidezza può essere una barriera, ma sì, continuiamo a esercitarci e ad acquisire sicurezza. Sono d'accordo. Più ci impegniamo, più diventa facile. Esattamente. Ho già notato miglioramenti. È fantastico sentirlo. Quali tecniche stai utilizzando? Cerco di parlare di più nelle impostazioni di gruppo, anche se solo un po'. È un approccio fantastico. Ogni piccolo passo conta. Sì, e ogni volta che lo faccio mi sento più a mio agio. Sei sulla strada giusta. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Voglio unirmi a un gruppo di discorsi pubblici per mettermi alla prova ulteriormente. Lezione 21. La proposta. Sono necessari aggiustamenti ragionevoli affinché tutti si sentano inclusi. Assolutamente. Che tipo di aggiustamenti ritieni siano più importanti? Innanzitutto, vorremmo proporre un orario di incontro più breve per accogliere tutti. Ha senso. Le riunioni più brevi possono essere più produttive. Esattamente. Consente una migliore concentrazione e coinvolgimento dei partecipanti. Hai considerato anche altri aggiustamenti? Sì, potremmo anche implementare una programmazione flessibile per chi ha esigenze diverse. È un'ottima idea. Dimostra comprensione e rispetto per il tempo di tutti. E aiuta a creare un ambiente più inclusivo. Lezione 22. Riflessioni sincere. Hai mai pensato a come le nostre esperienze passate ci plasmano? Sì, è affascinante come certi ricordi permangano nei nostri cuori. Esatto, come le gocce di pioggia che non vengono mai lavate via del tutto. A volte sembra che il dolore goccioli lentamente, ricordandoci ciò che abbiamo perso. Quei ricordi, sebbene dolorosi, ci insegnano anche lezioni preziose. È vero, modellano il nostro carattere e la nostra empatia verso gli altri. È interessante il modo in cui portiamo questi sentimenti con noi per tutta la vita. Sì, ogni goccia aggiunge profondità alla nostra comprensione dell'amore e della perdita. In un certo senso ci rendono più forti, non credi? Lezione 23. Discorso sullo sport. Qual è il tuo sport preferito da praticare? Mi piace giocare a basket, è un gioco così dinamico. È fantastico. Adoro anche il basket, fa davvero salire l'adrenalina.
Trovo entusiasmante il modo in cui combina lavoro di squadra e strategia. Decisamente. L'emozione di realizzare uno scatto perfetto e imbattibile. Inoltre, è un modo fantastico per mantenersi in forma e socializzare allo stesso tempo. Hai giocato in qualche squadra? Sì, l'estate scorsa ero in una squadra della lega locale. Sembra divertente. Mi piacerebbe unirmi ad una squadra come quella un giorno. Lezione 24. Carriere creative. Hai mai pensato di diventare parrucchiere o barbiere? Sembra una carriera appagante per coloro che sono bravi con le proprie mani. Esattamente, combina la creatività con un insieme di abilità pratiche. Inoltre, puoi far sì che le persone si sentano bene con se stesse ogni giorno. Sì, trasformare l'aspetto di qualcuno può davvero aumentare la sua sicurezza. E c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare in quel campo. Vero. Stili e tendenze continuano ad evolversi, il che lo rende entusiasmante. È anche un ottimo modo per esprimere il tuo lato artistico. Ammiro le persone che riescono a creare bellissime acconciature senza sforzo. Lezione 25. Riparazioni domestiche. Ho sentito che le riparazioni sono state finalmente completate nel tuo appartamento. Sì, hanno fatto un ottimo lavoro, ma lo sciacquone sembra un po' spento. È frustrante. È sempre qualcosa, non è vero? Assolutamente. Proprio quando pensi che tutto sia risolto, si presenta un altro problema. Si spera che il team di manutenzione possa risolvere il problema rapidamente. Lo spero anch'io. Vorrei godermi il mio spazio senza preoccuparmi dell'impianto idraulico. È difficile rilassarsi quando sai che qualcosa non funziona bene. Esattamente. Voglio solo che tutto sia in perfette condizioni. Forse è il momento di chiedere un check-up approfondito su tutti gli infissi. Lezione 26. Elementi essenziali per lo shopping. Devo comprare degli articoli da toeletta e dei detersivi questo fine settimana. Oh, è conveniente. Anch'io ho alcune cose nella mia lista della spesa. Cos'altro ti serve? Solo alcuni prodotti per la pulizia di base e alcuni articoli per la cura personale. È incredibile quanto velocemente finiamo le cose essenziali. Lo so, mi sembra di averli comprati la settimana scorsa. Lo shopping può essere un po' complicato con così tante scelte. È vero, ma a volte è anche bello esplorare nuovi prodotti. Sì, mi piace trovare nuovi marchi ecologici. Lezione 27. Moda fitness. Recentemente ho acquistato un nuovo reggiseno sportivo e si adatta perfettamente. Sembra fantastico. È importante avere attrezzi da allenamento di supporto. Sì, fa davvero la differenza durante l'esercizio. Adoro quanto possano essere comodi ed eleganti al giorno d'oggi. Esattamente. È bello sentirsi bene mentre ci si allena. Hai un brand preferito di abbigliamento sportivo? Preferisco i marchi che danno priorità sia al comfort che alle prestazioni. Lo stesso qui. La qualità fa la differenza durante gli allenamenti. Inoltre, è motivante indossare qualcosa che ti piace davvero.
Lezione 28. Fughe del fine settimana. Sto pensando di fare un breve viaggio questo fine settimana. Sembra eccitante. Hai in mente qualche posto specifico? Forse una città vicina o un luogo naturale per rinfrescare la mente. Esplorare nuovi posti può essere davvero rigenerante. Sono d'accordo. Una piccola avventura può rompere la routine. Hai controllato il meteo per il fine settimana? Non ancora, ma spero che sia bello per le attività all'aperto. Il campeggio potrebbe essere un'ottima opzione se il tempo è bello. Sì. Adoro l'idea di stare vicino alla natura e rilassarmi. Lezione 29. Piani di campeggio. Stavo pensando di andare al lago e provare il campeggio. Il campeggio sembra molto divertente. L'hai già fatto prima? Non proprio, ma ho sempre desiderato sperimentarlo. È un ottimo modo per rilassarsi e connettersi con la natura. Sono d'accordo. Inoltre, c'è qualcosa di speciale nei fuochi da campo di notte. Decisamente. I costumi e le storie intorno al fuoco sono le migliori. Sai se dobbiamo prenotare un posto in anticipo? Sì, alcuni siti popolari richiedono la prenotazione, soprattutto nei fine settimana. Lo controllerò allora, non voglio perdermelo. Lezione 30. Inclusività nell'ospitalità. Hai notato miglioramenti nell'inclusività per gli ospiti ultimamente? Sì, molti luoghi stanno diventando più consapevoli dell'importanza del rispetto. È incoraggiante vedere le aziende compiere passi verso l'inclusività. Assolutamente. Tutti meritano di sentirsi benvenuti e apprezzati. Crea un'atmosfera molto migliore per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, incoraggia diverse prospettive ed esperienze. Esattamente. L'inclusione arricchisce le nostre comunità e interazioni. Spero di vedere ancora più progressi in futuro. Anche io. Per noi è fondamentale continuare a sostenere il rispetto. Lezione 31. Scoperte letterarie. Ho appena finito un libro bellissimo che mi ha affascinato fin dall'inizio. È meraviglioso! Di cosa si trattava? Ha esplorato i temi della resilienza e dello spirito umano. Sembra intrigante. Adoro i libri che mettono alla prova la mia prospettiva. Sì, è uno che probabilmente non avrei raccolto altrimenti. A volte troviamo gemme in luoghi inaspettati. Esattamente. I miei amici lo hanno consigliato e sono così felice che lo abbiano fatto. È fantastico condividere consigli sui libri. Possono portare a nuovi preferiti. Lo terrò sicuramente a mente per la mia prossima lettura. Lezione 32. Il registratore. Era una macchina che poteva essere utilizzata per registrare suoni, come musica e conversazioni. Sembra affascinante. Come ha funzionato esattamente? In sostanza, catturava le vibrazioni e le convertiva in onde audio. Wow, deve essere stato rivoluzionario per quei tempi. Decisamente. Immagina di poter preservare un momento nel suono.
Posso vedere come ciò cambierebbe il modo in cui le persone sperimentano la musica. Inoltre, ha consentito di documentare le conversazioni, il che è sorprendente. Sì, ha davvero aperto nuove possibilità per la narrazione. E ha aperto la strada ai moderni dispositivi di registrazione che usiamo oggi. Lezione 33. Il ritiro bagagli. Ciao! Sei qui anche tu per ritirare i tuoi bagagli? Sì, io sono. Spero che arrivi presto, però. Conosco la sensazione, l'attesa può essere piuttosto stressante. Esattamente. Sembra sempre che ci voglia più tempo del previsto. Spero solo che il mio non vada perso durante il trasporto. Lo stesso qui. Hai viaggiato lontano? Vengo dall'estero, quindi non vedo l'ora di tornare a casa. È emozionante. Hai qualche programma una volta che avrai preso i bagagli? Solo un pasto veloce e poi un po' di riposo. E tu? Lezione 34. Gli stili. Ultimamente sto sperimentando stili diversi. Sembra interessante. Hai mai pensato di unirti ad un gruppo? Io ho. Penso che sarebbe fantastico collaborare con gli altri. La collaborazione può davvero stimolare la creatività e nuove idee. Esattamente. Inoltre, è divertente condividere prospettive diverse. Con quali stili stai sperimentando, se posso chiedertelo? Sto provando un mix di suoni pop e acustici. Sembra un'ottima combinazione. Hai scritto qualche nuova canzone? Sì, una coppia. Non vedo l'ora di vedere come si evolveranno con il feedback. Lezione 35. Il festival. Diwali è una festa davvero bella, celebrata accendendo lampade a olio. Lo è davvero. Le luci creano un'atmosfera davvero magica. Sì, e anche lo scambio di regali è una tradizione meravigliosa. Adoro questo aspetto. Avvicina famiglie e amici. E non dimenticare di banchettare con deliziosi dolci e snack. Assolutamente. Il cibo è una delle parti più belle della celebrazione. Hai mai partecipato alle celebrazioni del Diwali? Io ho. È un'esperienza arricchente e piena di gioia. Voglio saperne di più sulle usanze e sui rituali coinvolti. Lezione 36. Restare connessi. Ho davvero bisogno di rimanere aggiornato mentre sono in movimento, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Capisco perfettamente. Hai pensato di connetterti al Wi-Fi quando puoi? Sì, questo è il mio piano. Rende tutto più semplice, soprattutto per le videochiamate. Esattamente. Inoltre, ti aiuta a salvare i tuoi dati mobili per quando sei in giro. Giusto. Mi sento sempre più connesso quando ho una connessione internet stabile. E ti permette di rimanere in contatto con tutti senza interruzioni. Decisamente. Non vedo l'ora di poter effettuare il check-in più spesso. È un tale sollievo sapere che puoi rimanere in contatto ovunque ti trovi. Sì, fa la differenza nel mondo frenetico di oggi.